Ciao a tutti e bentornati su Italian Pod. Io sono Luca e qui con me c'è la fantastica Francesca. Oggi vi portiamo in un viaggio tra le 30 frasi italiane più utili per la vita di tutti i giorni. Siete pronti? Ciao amici, che bello ritrovarvi. Come abbiamo detto nell'episodio scorso, ogni giorno è il giorno giusto per imparare qualcosa di nuovo. E oggi partiamo proprio dalle basi, i saluti. In Italia i saluti sono quasi un rituale, vero Luca? Assolutamente. Un ciao o un buongiorno può aprire 1000 porte. Allora partiamo. Ciao, va bene tra amici. Buongiorno si usa fino al pomeriggio e buonasera dalla fine del pomeriggio in poi. E poi c'è arrivederci per congedarsi in modo educato. E non dimentichiamo salve, che è un po' più formale ma sempre molto usato. Ma Luca, raccontaci quella volta che hai confuso i saluti. Ah sì, una mattina saranno state le 10, entro in un bar e dico tutto convinto buonasera. Il barista mi guarda e sorridendo mi fa forse è un po' presto per la sera, eh? Da allora controllo sempre l'orologio prima di salutare. Succede a tutti, ma è proprio così che si impara. E ricordate, in Italia un saluto sincero fa sempre piacere. Passiamo ora alle frasi di cortesia, fondamentali per farsi voler bene. Per favore, scusi, grazie mille, prego, mi dispiace. Sono piccole parole che fanno una grande differenza. Sì, e in Italia la gentilezza si nota subito. Dire per favore o grazie mille non è mai troppo. E prego è la risposta perfetta a un ringraziamento. Vi racconto una cosa. Una volta al supermercato ho urtato per sbaglio una signora. Ho detto subito mi scusi e lei mi ha sorriso. Abbiamo iniziato a chiacchierare e ora è una delle mie migliori amiche. Basta poco per creare un legame. E mi dispiace è utilissimo anche per mostrare empatia. Non abbiate paura di usarlo, anche se non siete sicuri al 100% della situazione. Parliamo ora di come esprimere emozioni e reazioni. Gli italiani sono famosi per essere molto espressivi, no? Oh sì! Frasi come che bello, mi piace, non capisco. Davvero? Sono il pane quotidiano delle conversazioni. Dire che bello quando qualcuno ti racconta una buona notizia o mi piace per mostrare entusiasmo è molto naturale. E se non capite qualcosa basta dire non capisco. Nessuno si offenderà, anzi, spesso vi aiuteranno volentieri. E davvero è perfetto per mostrare interesse o sorpresa. Ricordate, come dicevamo anche nell'episodio scorso, non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni. In Italia la comunicazione passa anche dal cuore. Adesso entriamo nel vivo della vita quotidiana. Le frasi pratiche. Se siete in viaggio o dovete sbrigare delle commissioni, queste vi salveranno la giornata. Tipo, dov'è il bagno? Fondamentale. Oppure, quanto costa se siete al mercato? Vorrei un caffè al bar e può aiutarmi se avete bisogno di una mano. Luca, tu hai una storia su questo, vero? Eh sì, una volta a Roma mi sono perso completamente. Ho chiesto dove si trova Piazza Navona e una signora gentilissima mi ha accompagnato quasi fino lì. Mai sottovalutare il potere di una domanda ben posta. Ecco, non abbiate paura di chiedere. Gli italiani di solito sono felici di aiutare, soprattutto se vedono che ci provate con la lingua. Ora ci divertiamo un po' con espressioni vivaci e piene di sentimento. In bocca al lupo è una delle mie preferite. Sapete cosa significa, vero? Letteralmente in bocca al lupo vuol dire in the wolf's mouth, ma in realtà si usa per augurare buona fortuna, tipo break a leg in inglese. E la risposta giusta è crepi il lupo.
Poi c'è che fortuna per esprimere sorpresa positiva, oppure magari, che vuol dire magari, ma anche magari fosse vero, dipende dal tono. E dai si usa per incoraggiare o spronare qualcuno, tipo come on. Queste frasi rendono la conversazione più colorata e autentica. Usatele senza paura. Parliamo un attimo degli errori più comuni. Uno dei più frequenti è confondere tu e lei. Tu è informale, lei è formale. Se non siete sicuri, meglio usare lei. E poi attenzione a non dire buonasera la mattina come ha fatto Luca, oppure a non usare ciao in situazioni troppo formali, tipo con il medico o in banca. Un altro errore è dimenticare il contesto. Ad esempio, magari non sempre vuol dire maybe, a volte esprime un desiderio. E ricordate, ascoltare come parlano in madrelingua è il modo migliore per imparare. Non abbiate paura di sbagliare, ma fate attenzione a questi dettagli. Vi aiuteranno a sembrare più naturali e sicuri. E ora un piccolo esercizio. Luca, facciamo una carrellata veloce. Io dico una frase, tu la ripeti e poi spieghiamo il significato. Pronti? Prontissimo, vai Francesca. Buongiorno. Buongiorno, good morning. Per favore. Per favore, please. Dove è il bagno? Dov'è il bagno? Where is the bathroom? In bocca al lupo. In bocca al lupo. Good luck. E ora, miei amici, tocca a voi. Ripetete ad alta voce e provate a indovinare il significato prima che lo diciamo noi. La ripetizione è la chiave, come abbiamo detto anche la volta scorsa. Esatto. Praticate ogni giorno, anche solo 5 minuti. Vedrete che la vostra sicurezza crescerà tantissimo. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Grazie per averci seguito, continuate a praticare e non perdete i prossimi episodi di Italian Pod. Grazie mille a tutti, Francesca, è sempre un piacere chiacchierare con te. Alla prossima! Anche per me, Luca. Ciao a tutti e in bocca al lupo per il vostro italiano.